Sì, secondo me le Xiaomi Hybrid sono gli auricolari in-ear più belli in commercio, ma siccome la bellezza è soggettiva, vi dico anche che hanno un rapporto qualità-prezzo davvero inarrivabile. Ed è per questo che da qualche tempo sono diventate le mie cuffie preferite di tutti i giorni e quindi sì, lo posso dire, il mio investimento da 20 euro è andato sicuramente a buon fine e ora se volete vi racconto un po' come vanno. Già, poco meno di 20 euro per un prodotto che fin dalla confezione si presenta molto molto bene e del resto me l'aspettavo visto che quest'estate avevo già acquistato le Piston 3 di cui vi ho parlato in un altro video e quindi ero certo che in termini di packaging e di presentazione non sarei rimasto certo deluso. La confezione contiene gli auricolari e un set di 3 paia di finali per un totale di 4, sostanzialmente tutte le misure necessarie a coprire le varie grandezze di orecchio. Rispetto alle Piston 3 che erano già molto belle, le Hybrid però si superano e hanno a mio parere un'estetica incredibilmente accattivante, con la differenza che ora la camera acustica è realizzata interamente in metallo. Sempre impeccabile è la costruzione e la cura per i dettagli, quella che non ti aspetti su un prodotto di questa fascia di prezzo, come il bordino rinforzato sul cavo in corrispondenza dei connettori e del telecomando. Telecomando peraltro che è rimasto identico a quello delle Piston, telecomando che conserva un design sicuramente molto molto bello, anche se devo dire è poco funzionale, visto che è difficile distinguere il tasto play pausa da quelli del volume. A questo proposito è bene che sappiate che questi auricolari sono stati studiati per dispositivi Android, quindi su iPhone funzionerà solo il tasto centrale per la gestione del player e delle chiamate telefoniche. Anche il cavo è ripreso da quello della precedente generazione ed è rivestito in nylon fino a dove si sdoppia. Le differenze vengono fuori invece quando si mettono le Hybrid all'orecchio. In primo luogo perché sono un po' più comode, non saprei dire per quale motivo, eppure all'orecchio sono ancora più leggere delle precedenti e quindi si rivelano ideali per lunghe sessioni di ascolto. Ma cosa più importante, ho trovato che la resa sonora rispetto alle Piston è sensibilmente migliorata e questo probabilmente grazie all'adozione della tecnologia ibrida, tecnologia che prevede cioè 2 driver differenti, un'opzione che normalmente si trova su modelli di alta fascia e che naturalmente sulle Hybrid di Xiaomi non ha la stessa resa, eppure i risultati ci sono e in particolare devo dire è aumentata la profondità verso i bassi che adesso sono molto più caldi e corposi, ma in generale sinceramente è migliorata tutta la gamma dinamica, con particolare risalto anche sugli alti, ora più cristallini e definiti. Incredibile è anche la tridimensionalità e tutti gli strumenti musicali hanno una collocazione ben definita durante l'ascolto. Ecco, se devo trovarle un difetto, forse i medi sono rimasti un po' più sacrificati, ma rimanendo in un'ottica di ascolto musicale non certo di alta fedeltà e tenendo sempre bene a mente il prezzo, posso dire tranquillamente che le Xiaomi Hybrid sono sicuramente un best buy e quindi ve le consiglio, anzi ve le straconsiglio. Tra il resto, come vi dicevo in apertura, per me sono anche molto molto belle e probabilmente a livello di design superano modelli che costano 2 o 3 volte tanto. Vi lascio ovviamente i link per l'acquisto in descrizione e come sempre vi chiedo di farmi sapere che ne pensate qui sotto nei commenti e se avete qualcosa da chiedere o consigliare, sarò ben lieto di rispondere a tutti quanti. Come sempre potete supportare me e il mio canale con un bel mi piace, condividendo il video o iscrivendovi al canale se ancora non l'avete fatto. Grazie, un saluto da Manuel Agostini e ci vediamo sempre qui su pensaremac.it.